Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Duopladin Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 7 marzo 2022. Cos'ha Duopladin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duopladin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Duopladin? Duopladin è un farmaco a base del principio attivo clopidogrel più acido acetilsalicilico, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Duopladin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Duopladin 75 mg/100 mg 28 compresse rivestite con film, importato dall'EMA. Duopladin 75 mg/100 mg 28 compresse rivestite con film, importato dall'EMA. Duopladin 75 mg/100 mg 28 compresse rivestite con film, importato dall'EMA. Duopladin 75 mg/100 mg 28 compresse rivestite con film, importato dall'EMA. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sanofi Aventis Group SA. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: clopidogrel più acido acetilsalicilico. Gruppo terapeutico: antiaggreganti piastrinici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: Duopladin è indicato nella prevenzione secondaria di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti già in trattamento con clopidogrel più acido acetilsalicilico, ASA. Duopladin è un medicinale composto da una combinazione a dose fissa indicato per la prosecuzione della terapia nella sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST, angina instabile o infarto miocardico senza ONQ, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo. Sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica. Per ulteriori informazioni, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. Adulti e anziani. Duopladin 75 mg/75 mg compresse rivestite con film. Duopladin va somministrato in dose giornaliera singola di 75 mg/75 mg. Duopladin 75 mg/100 mg compresse rivestite con film. Duopladin va somministrato in dose giornaliera singola di 75 mg/100 mg. Duopladin, combinazione a dose fissa, viene assunto dopo aver iniziato un trattamento con clopidogrel e ASA somministrati separatamente, e sostituisce i singoli prodotti clopidogrel e ASA. In pazienti affetti da sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST, angina instabile o infarto miocardico senza ONQ, la durata ottimale del trattamento non è stata formalmente stabilita. I dati degli studi clinici sostengono l'uso fino a 12 mesi e il beneficio massimo è stato osservato a 3 mesi, vedere paragrafo 5.1. Se l'assunzione di Duopladin viene interrotta, i pazienti potrebbero beneficiare della prosecuzione di un trattamento con un singolo antiaggregante piastrinico. In pazienti affetti da infarto miocardico acuto con innalzamento del tratto ST, la terapia deve essere iniziata il prima possibile dal momento della comparsa dei sintomi e continuata per almeno 4 settimane. Il beneficio dell'associazione di clopidogrel con ASA oltre le 4 settimane non è stato studiato in questo contesto, vedere paragrafo 5.1. Se l'assunzione di Duopladin viene interrotta, i pazienti potrebbero beneficiare della prosecuzione di un trattamento con un singolo antiaggregante piastrinico. Se non si assume una dose entro le 12 ore dall'orario regolare prestabilito, i pazienti devono prendere la dose immediatamente ed assumere quella successiva all'orario regolare prestabilito. Oltre le 12 ore, i pazienti devono prendere la dose all'orario regolare prestabilito e non assumere 2 dosi contemporaneamente. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Duopladin nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni non sono ancora state determinate. Duopladin non è raccomandato in questa popolazione. Compromissione renale. Duopladin non deve essere usato in pazienti con compromissione renale severa, vedere paragrafo 4.3. L'esperienza terapeutica in pazienti con compromissione renale da lieve a moderata a limitata, vedere paragrafo 4.4.
Si raccomanda quindi cautela nell'uso di duoplavin in questi pazienti. Compromissione epatica. Duoplavin non deve essere usato in pazienti con compromissione epatica severa, vedere paragrafo 4.3. L'esperienza terapeutica in pazienti con moderata disfunzione epatica che possono avere una diatesi emorragica limitata, vedere paragrafo 4.4. Si raccomanda quindi cautela nell'uso di duoplavin in questi pazienti. Modo di somministrazione. Per uso orale. Può essere somministrato durante o lontano dai pasti. Controindicazioni. A causa della presenza nel medicinale di entrambi i componenti, duoplavin ha controindicato in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Compromissione epatica severa. Sanguinamento patologico in atto come ad esempio in presenza di ulcera peptica o di emorragia intracranica. Inoltre, a causa della presenza di ASA, l'utilizzo ha controindicato anche in caso di ipersensibilità a farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, e sindrome asmatica, rinite e polipi nasali. Pazienti con mastocitosi preesistente, in cui l'uso di acido acetilsalicilico può indurre gravi reazioni di ipersensibilità, incluso lo shock circolatorio con vampate di calore, ipotensione, tachicardia e vomito. Compromissione renale severa, clearance della creatinina 30 ml/min. Terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sanguinamento a disturbi ematologici. A causa del rischio di sanguinamento e di reazioni avverse di tipo ematologico, l'esecuzione di un esame emocromocitometrico o di altri esami appropriati deve essere presa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Medicinali associati a rischio di sanguinamento. Esiste un aumentato rischio di sanguinamento a causa del potenziale effetto additivo. La somministrazione concomitante di medicinali associati a rischio di sanguinamento deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere duoplavin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere duoplavin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non sono disponibili dati clinici sull'esposizione a duoplavin durante la gravidanza. Duoplavin non va usato durante i primi 2 trimestri di gravidanza a meno che la condizione clinica della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Duoplavin non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di clopidogrel è stata valutata in più di 42.000 pazienti che hanno partecipato agli studi clinici, inclusi oltre 30.000 pazienti trattati con clopidogrel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Clopidogrel. Il sovradosaggio di clopidogrel può portare ad un prolungamento del tempo di sanguinamento e a conseguenti complicazioni emorragiche. Nel caso in cui si osservino dei sanguinamenti, si dovrà prendere in considerazione un'appropriata terapia. Non sono noti antidoti all'attività farmacologica di clopidogrel. Nel caso fosse richiesta una rapida correzione del prolungamento del tempo di sanguinamento, una trasfusione di piastrine può invertire gli effetti di clopidogrel. ASA. I sintomi riportati di seguito sono associati a intossicazione moderata. Capogiri, cefalea, tinnitus, confusione e sintomi gastrointestinali, nausea, vomito e dolore gastrico. In caso di intossicazione grave, si manifestano gravi disturbi dell'equilibrio acido-base. Una iperventilazione iniziale determina alcalosi respiratoria. Si manifesta poi acidosi respiratoria a causa dell'effetto deprimente sul centro respiratorio. Un'acidosi metabolica causata anche dalla presenza di salicilati. Considerato che bambini e lattanti sono spesso visti solo ad uno stadio avanzato di intossicazione, essi di solito hanno già raggiunto lo stadio dell'acidosi. Possono manifestarsi anche i sintomi riportati di seguito: ipertermia e sudorazione, che determinano disidratazione, irrequietezza, convulsioni, allucinazioni e ipoglicemia. Una depressione del sistema nervoso può sfociare in coma, collasso cardiovascolare e arresto respiratorio. La dose letale di acido acetilsalicilico a 25-30 g, concentrazioni di salicilati nel plasma superiori a 300 mg/L, 1,67 mol/L, indicano intossicazione. Il sovradosaggio dell'associazione a dose fissa di clopidogrel/ASA può essere associato ad un aumento di sanguinamenti e conseguenti complicazioni emorragiche dovute all'attività farmacologica di clopidogrel e ASA. Può verificarsi edema polmonare non cardiogeno in caso di sovradosaggio acuto e cronico di acido acetilsalicilico, vedere paragrafo 4.8.
Se è stata ingerita una dose tossica, è necessario il ricovero in ospedale. In caso di intossicazione moderata si può provare ad indurre il vomito. In caso di fallimento, è indicata una lavanda gastrica. Vengono poi somministrati carbone attivo, adsorbente e solfato di sodio, lassativo. È indicata alcalinizzazione dell'urina, 250 mol di bicarbonato di sodio per 3 ore, con monitoraggio del pH dell'urina. In caso di intossicazione grave si preferisce un trattamento con emodialisi. Altri segni di intossicazione vanno trattati in base ai sintomi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotici, antiaggreganti piastrinici esclusa l'eparina, codice ATC, B01H30. Meccanismo d'azione. Clopidogrel è un profarmaco, uno dei suoi metaboliti è un inibitore dell'aggregazione piastrinica. Clopidogrel deve essere metabolizzato dagli. Proprietà farmacocinetiche. Clopidogrel. Assorbimento. Dopo dosi orali singole e ripetute di 75 mg/die, clopidogrel viene rapidamente assorbito. Il picco dei livelli plasmatici medi di clopidogrel non modificato, circa 2,5 ng/ml dopo dose, dati preclinici di sicurezza. Clopidogrel. Nel corso di studi non clinici condotti nel ratto e nel babbuino, la modificazione dei parametri epatici è stato l'effetto più frequentemente osservato. Ciò si è verificato per dosi superiori. Elenco degli eccipienti: nucleo, mannitolo, E421, macrogol 6000, cellulosa microcristallina, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, amido di mais, olio di ricino idrogenato, acido stearico, silice colloidale anidra, duoplavin 75 mg/75 mg compresse. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di duoplavina a base di clopidogrel più acido acetilsalicilico sono: clopidogrel e acido acetilsalicilico Milan. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.